Ciao a tutte, allora oggi vi faccio il tutorial di questo paio di orecchini. L'ho realizzato a partire dalla box di Check Beads Exclusive. Vi metto il link qua sotto, sempre nell'info box, spero che sia gradito. Nel caso in cui abbiate comprato la box, fatemi sapere se siete interessate, se vi piace il tutorial, se vi piace l'idea che io ne faccia ancora in futuro. E nel caso in cui invece abbiate comprato le T o le altre perline in altre occasioni, insomma mi faceva piacere realizzarlo e metterlo a vostra disposizione, perché comunque so che le T sono delle perline che non hanno molti progetti a loro disposizione. Allora, quindi ho utilizzato le perline della box e adesso vi dico appunto quali sono state le mie scelte. Allora, ho utilizzato delle Rocaille 11.0, queste qui, che sono in color trasparente, transparent blu, insomma. Poi ho utilizzato le T-Beads della Preziosa, queste qua, che ce ne servono 6 per orecchino. Ho utilizzato i mezzi cristalli, sempre che erano nella box, questi qui in color celeste, e per il retro utilizzeremo queste qui color Getta B e ce ne serviranno 9. In realtà io in questo modello ho utilizzato queste perline qua, però dopo averle contate mi sono accorta che utilizzandole anche nel retro in realtà non sono sufficienti. Potevo, volendo, sostituire i mezzi cristalli con altre perline, però a me piaceva il retro così con tutti questi mezzi cristalli, quindi faremo assieme anche la netted per recuperare, appunto, per capire come farlo in questa maniera che è anche abbastanza decorativa, e dopodiché faremo tutto il resto dell'orecchino. Il materiale è tutto qui, quindi ho utilizzato anche la monachella che c'era nella box, appunto, dove sono? Non so più. Ho perso la bustina, ma ce l'avevo qui. Perché prima ho fatto un po' di disastro come al mio solito. Però le monachelle appunto sono queste qui che sono presenti nella box, e poi ho utilizzato un rivoli da 12 mm e questo no, che non era nella box perché non c'erano cabochon. E basta. Come filo uso il Miyuki cerato e un ago da 11. Direi che possiamo cominciare con il tutorial. Quindi comincio facendovi vedere il primo passaggio che ho già fatto, per il semplice fatto che avevo già girato il video. E allora ho cominciato intervallando 6 mezzi cristalli da 4 con 6 Rocaille 11.0, ho chiuso a cerchio, ho fatto dei nodini, sono ripassata nelle perline, mi sono portata a uscire da una Rocaille 11.0, dopodiché ho inserito 5 Rocaille 11.0 tra una rocaille e l'altra praticamente, e ho concluso tutto quanto il giro, e qui è dove sono arrivata. Quindi da qui adesso riprenderemo insieme. Scusate le moto. Ecco qua, di nuovo ho utilizzato un po' di zoom per farvi vedere meglio. Quindi uscendo dalla terza delle 5 rocaille inserite nel giro precedente, ho inserito sul filo una rocaille, un mezzo cristallo da 4, una rocaille, e mi porto nella centrale, quindi nella terza del gruppo seguente, e proseguo così per tutto quanto il giro. Quindi appunto una rocaille, un mezzo cristallo, una rocaille, così, e mi porto nel gruppo seguente, e praticamente lo faccio nei 6 passaggi. Ecco fatto. Adesso vi faccio vedere, vedete che entra perfettamente il rivoli a faccia in giù. Ci mancano però alcuni passaggi perché vogliamo chiudere bene l'incastonatura. Quindi per farlo facciamo il primo giro, un attimo che mi prendo alcune rocaille, ecco qua. Allora inserisco, uscendo dal mezzo cristallo, scusatemi, uscendo dal mezzo cristallo inserisco 2 rocaille 11.0, che sono le uniche che useremo per tutto quanto, per tutta la creazione, quindi non serve nemmeno che lo dica che sono 11.0, e tiro il filo. Allora, in realtà appunto non è ancora necessario inserire il rivoli, quindi adesso lo teniamo da parte e continuiamo a fare questa cosa. Quindi tra un mezzo cristallo e l'altro io continuo ad inserire 2 rocaille 11.0. Comunque le rocaille Preziosa e le Miyuki, che possono essere sostituite con queste, penso che le abbiate tutti a casa, quindi io consiglio di usare le Preziosa.
viene benissimo. E andiamo avanti. Ecco qua, ho fatto tutto il giro. Ora, prima di stringere definitivamente, inserisco i rivoli, dopodiché tendo per bene. Ecco qua. Adesso facciamo un piccolo ripasso, solamente, aspettatemi che così si vede bene, facciamo un altro ripasso per tendere un pochino bene, non è completamente chiuso ancora il rivoli, e lo chiuderemo con l'ultimo passaggio, che sarà quello di inserimento di questi 3 mezzi cristalli praticamente. Intanto io chiudo tutto il giro, dopodiché ritorniamo. Ecco qui, adesso mi porto appunto a uscire da un mezzo cristallo. A questo punto inserisco sul lago questa piccolissima sequenza, quindi un mezzo cristallo, cioè una rocaille, un mezzo cristallo, una rocaille, e mi salto il primo mezzo cristallo e mi porto nel seguente. Ecco qua, tiro bene e ripeto questo passaggio, quindi inserisco una rocaille, un mezzo cristallo, una rocaille, salto un mezzo cristallo e mi porto in quello ancora successivo. Tiro bene il filo e lo faccio per l'ultima volta. Scusatemi che un po' esco dall'inquadratura perché continuo a cambiare la postazione e non sono tanto abituata a girare con questa postazione. Ecco qua. Adesso fissiamo il retro dell'incastonatura, non so quanto si veda, cambiata un po' la luce. Per farlo mi porto in uno dei mezzi cristalli, inserisco una rocaille 11,0 e mi inserisco nel mezzo cristallo che segue e ripeto questo passaggio per tutto il giro. Quindi di nuovo qui e nell'ultimo. Ed ecco fatto. Adesso io ripasso un po' di volte per fissare bene il retro, dopodiché ci vediamo per il resto del lavoro. Allora, eccomi qua, mi sono portata a uscire quindi da uno dei mezzi cristalli di quelli che si trovano sul retro del lavoro, infilo sul lago 3 rocaille 11,0 e mi porto nel mezzo cristallo che segue, formando questo piccolo picot, e ripeto questo passaggio per tutto quanto il giro, quindi di nuovo 3 rocaille 11,0 e mi porto soltanto nel mezzo cristallo. Ecco qua, e ripeto per tutto il giro. Ho concluso il giro, mi porto a uscire da una delle rocaille di punta del picot e inserisco sul lago un mezzo cristallo, una T-bead e un mezzo cristallo. Per le T, nel mio caso, ho una finitura un po' particolare e quindi ci tengo a che sia a che esca diciamo dal lato giusto, quindi fate un po' attenzione. Praticamente con il lavoro messo dal lato dritto io voglio che abbia questa forma qui, quindi il lato stretto deve essere verso l'interno del lavoro, guardando in alto, quindi guardando il lavoro dall'alto, e inserisco il lavoro, tiro bene e rimane così. Dopo lo fisseremo, intanto andrà un po' dove vuole, però fidatevi che è normale. E ripeto questo passaggio, quindi inserisco mezzo cristallo, T, mezzo cristallo, e poi lascio che si sistemi un po' come vuole, tanto dopo appunto lo sistemeremo. Ecco qua, e vado avanti fino alla fine del giro. Ecco qua, allora siamo in questa situazione. Adesso noi vogliamo raddrizzare il lavoro e per farlo, uscendo da una T-bead, noi inseriamo sul lago 4 rocaille 11,0 e ci portiamo nel mezzo cristallo subito seguente. Vedete, sto uscendo da questa T, mi porto in questo mezzo cristallo, quelli dell'incastonatura, quindi quelli sul davanti. Sembra che io ci riesca perché ho stretto tanto bene prima.
ecco qua. E la sistemate, quindi sono 4 rocai 11,0, non so quanto bene si veda, 4 rocai 11,0, togliamo un po' lo zoom così ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua, sono 4 rocai 11,0 inserite, passiamo nel mezzo cristallo e passiamo di nuovo dentro la T che segue, che è questa qua, e ripetiamo il passaggio, quindi di nuovo mettiamo 4 rocai 11,0 e passiamo nella T che segue. E niente, io mi devo fermare perché ho il telefono scarico. Comunque penso abbiate capito che basta passare dal mezzo cristallo alla T, dalla T al mezzo cristallo, sempre con 4 rocai fino alla fine del giro, e ci vediamo quando avrò caricato il telefono per gli ultimi 2 passaggi. Ecco fatto, ho fissato la parte anteriore, adesso fissiamo la parte superiore e inferiore. Adesso quindi mi sono portata a uscire da uno dei 2 mezzi cristalli, quello più vicino alla T, inserisco sul lago 2 rocai 11,0, passo dietro alla T e mi porto nel primo dei 2 mezzi cristalli. Adesso sono riuscita a fare il mio disastro solito, eccolo, tiro, ma guardate che è una cosa incredibile. Ecco qua, sono passata quindi nel primo mezzo cristallo, passo anche nel secondo mezzo cristallo saltando quindi la rocaille per fissare meglio. Mi porto quindi di nuovo dietro la T e passo nei 2 mezzi cristalli che le passano dietro. Facendo questo la T non si muoverà assolutamente più. E quindi di nuovo, eccoci qua. E finisco il giro. Per inserire il gancio quindi mi porto a uscire da uno dei mezzi cristalli prima delle T, praticamente ho inserito le ultime 2 rocaille qui, mi sono inserita nei 2 mezzi cristalli e ho inserito sul lago questa sequenza: un rocaille, un mezzo cristallo, 3 rocaille, un mezzo cristallo e una rocaille, e mi porto a questo punto nel mezzo cristallo e si forma questo cappiettino. Dopodiché ripasso una volta o due per dare un po' di stabilità al cappietto, anche perché appunto dovrà tenere il peso dell'orecchino, quindi è giusto che sia stabilizzato. E ho fatto, quindi ora il mio orecchino è concluso. Questa era la versione con i mezzi cristalli azzurri fronte e retro, e questa qui è la versione con i mezzi cristalli neri. Ammetto che avendone di più probabilmente avrei fatto entrambi con i mezzi cristalli azzurri, e quindi sto meditando di disfare questo e di cercare di comprarne degli altri magari dello stesso colore, perché onestamente mi piace di più. È comunque accettabile anche l'altra versione. Poi sul retro in realtà non serve che usiate mezzi cristalli, potete usare ciò che volete, non è assolutamente necessario che ci siano, l'importante è che ci siano questi che si vedono e mi piacciono veramente tanto. Quindi sono molto soddisfatta del risultato, devo dire. Io spero che anche a voi questo orecchino piaccia. Adesso vado a montare il video perché ho caricato molto poco il telefono e sono pronta. Quando ho finito di montare il video sarò subito pronta a girare un altro tutorial, perché ne ho una grandissima quantità in lista. Devo girare un ciondolo, un altro paio di orecchini, una collana, un altro ciondolo e un anello, quindi è una cosa veramente assurda. Non ce la farò mai a starci dietro e spero veramente di riuscire a fare qualcos'altro almeno prima del trasloco, perché ci tengo. E quindi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Ciao ciao!